Hai presente quando qualcuno ti butta lì un'informazione che ha trovato da qualche parte nell'infinito mondo del web e tu in quel momento pensi: ah però, questa è interessante. Poi però te ne dimentichi, sei preso da 1000 altre cose, la vita si mette in mezzo e tanto non ti servirà a nulla, quindi perché pensarci? Ma in realtà quell'informazione in qualche modo l'hai immagazzinata, si è incastrata in qualche cassetto della tua memoria e viene fuori proprio quando serve. Sapete che esiste un posto dove parlano la lingua degli uccelli? Avevamo letto in un commento. Ah però, questa è interessante! No aspetta, questa è interessante davvero! Insomma, per farla breve, abbiamo scoperto di essere vicini a quel villaggio dove si parla l'uccellese. Si dirà proprio così? Non ci siamo lasciati scappare l'occasione di andare a dare un'occhiata. Queste antiche tradizioni che piano piano vanno scomparendo sono i tesori più fragili e preziosi che abbiamo come esseri umani. Esserne testimoni per noi è un enorme onore e raccontarli è il nostro piccolo contributo per evitare di perderli. È in queste situazioni che penso di fare la vita più bella del mondo. Un villaggio che parla come gli uccelli, ma che figata è! Ciao! Angela, ciao! Buongiorno da Gorele, Gorele o forse dovrei dire Görele, perché ci sono due puntini sulla E. Siamo sul Mar Nero, una cinquantina di chilometri da Trebisonda, li abbiamo percorsi ieri su questa super strada velocissima che percorre tutta questa costa del Mar Nero, paesaggi niente di che, e poi siamo arrivati in questo paesino. Abbiamo parcheggiato in questo parcheggio, vedete qui dietro di me, un bel parcheggio ampio e uno dei posti più belli dove siamo mai stati. No, non sei credibile. Non sono credibile, ma Non inquadrarmi che mi sono appena svegliata. Sono ancora in desabillé. No, non mi sembra abbigliere. Addormentè più che altro. Addormentè. Oggi comunque grande giornata perché qui attorno c'è un posto unico. Unico. Direi che unico descrive perfettamente la situazione. Veramente c'è qualcosa di eccezionale che non esiste praticamente in nessun'altra parte del mondo. Cioè, roba da UNESCO, patrimonio, ma non patrimonio del territorio, patrimonio della cultura, eh? Sì. Cioè, detto così, io prevedo delle risate oggi. Assurde. Enormi. Anch'io. Cioè, proprio infinite. Di oggi ragazzi si chiama Kushkoy e è questo villaggio praticamente all'interno a 30 km circa dalla costa del Mar Nero, quindi abbiamo lasciato Gorele e stiamo percorrendo questa strada che attraversa tutta la vallata. Vedete qua ci sono tutte queste pareti di roccia ricoperte completamente di vegetazione da tutti i lati, verdissima questa zona. le magie di YouTube, perché qualcuno ci ha scritto un commento durante una diretta parlandoci appunto di questo posto. Allora siamo subito rimasti incuriositi da questo posto, molto interessante. Perché? Perché qui c'è un metodo di comunicazione molto originale. Mentre ci avventuriamo in queste vallate, vedete la macchina davanti? È quella di un ragazzo che ieri, quando siamo arrivati a Gorele, ci ha subito riconosciuto in quanto turisti, ovviamente. E niente, abbiamo cominciato a chiacchierare, poi ci ha offerto un gelato e poi parlando abbiamo scoperto che la sua famiglia vive proprio vicino al paese dove stiamo andando oggi, che è Kushkoy. E quindi stamattina, scrivendoci su WhatsApp, perché ci siamo anche scambiati il WhatsApp, si è offerto di portarci direttamente lui nel paese. È una cosa molto utile questa, perché tra l'altro avevamo proprio bisogno di una persona che facesse un po' da traduttore, no? Per comunicare con le persone del paese. E quindi questa cosa è cascata a fagiolo. Intanto stanno passando tutti perché sono lentissimo mentre parlo. Sì. Intanto speriamo di non aver perso Akan, si chiama Akan. Adesso stiamo passando in una vallata incredibile.
Hello. Hello. My name is Hakan. Hakan? Avni. Father, Avni, my father. okay. Here is Kuşköy. Eccola qua. Welcome. Ah, welcome. Ha detto welcome. Teşekkür. Teşekkür. Ah, qua fischiano tutti, ragazzi. Hoş geldiniz, quindi benvenuti. Evet. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş Welcome, geldiniz. welcome. İtalya'dan geliyor. Paolo. Hello, hello, Angela. İsmail burada mı? hello. İsmail. Hello. Kuşku. Hoş geldiniz diyor Hakan. Welcome to Kuşköy. Welcome to Kuşköy'e hoş Kuşköy. geldiniz. Kuşköy'üne hoş geldiniz. Welcome to Kuşköy. Aha, thank you very much. Thank you. Biraz dolaşalım biz geliriz. Can you say I like pizza? Pizza severim diyebilir misin? Pizza seviyorum. Questo era difficile, eh? Risposta? Ben pizzayı çok seviyorum dedi. I like the pizza very much. Beh, very good, very good, very good, very good, very good, very good. C'è tutto il bar dei signori che fischiano. Gel bakalım. How many people live here? How many? I think 200 I think. 200. Praticamente, ragazzi, qual è la caratteristica di questo villaggio? Che le persone per comunicare da una casa all'altra, prima che ci fossero i telefoni, comunicavano fischiando. Quindi hanno proprio inventato una specie di alfabeto, ma anche tutta una serie di vocaboli che loro dicono fischiando. E ci sono, la cosa stranissima che fanno è che non possono farlo in lingue diverse, dire qualunque cosa, perché appunto ogni fischio corrisponde a una parola diversa, quindi comunicavano così da una casa all'altra, perché vedete le case sono una qui e una dall'altro lato, quindi Sì, siamo proprio in mezzo alla valle, ci alla sono vallata. questi due versanti. E comunque sembra di fare un salto nel tempo. Selamünaleyküm. İtalya'dan geliyor arkadaşlar. Italia. Efendim? İtalya'dan geliyorlar. İtalya'da. Islık dili biliyor musun? Ben onu yapamayayım abi. Yaş kaç? Yaş 90. Ah, UNESCO. UNESCO, yes. Ok, ok. Fix the buildings and Tu... Yes. Badana. give them. Yes. Painting, especially Ok, painting. ok. Ne dedi? Hoş geldin. Welcome to. Ah, Teşekkür. Yorgunum, fındık ilacı vurmadan geldim. He works at garden. Fındık. He works at garden. Hazelnut, for hazelnut. Ok. La maggior parte degli abitanti sono agricoltori. Qui si coltivano nocciole e mele e ci hanno detto che persino la Ferrero utilizza le nocciole di questa zona per fare la Nutella. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Teşekkür. Qua si comunica da un lato all'altro del paese. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Welcome. Hoş geldiniz. Something like this. Okay. And what he was talking about? Communication. Ben Welcome. hoş bulduk dedim onlara. O hoş geldiniz dedi. Ben de hoş bulduk dedim. You are welcome. Welcome. Ah, you are si stanno welcome. scambiando i saluti. A un certo punto, sarò sincero, mi è venuto il dubbio che sapessero fischiare soltanto Hoş geldiniz, cioè benvenuti. Ma poi è arrivato il momento esperimento, ci siamo tolti il pensiero. Tutti questi benvenuto erano realmente per farci sentire accolti in quel piccolo villaggio tra i monti. Ora però esperimento. Io dirò qualcosa e loro si scambieranno la comunicazione fischiando, o almeno questo è quello che credo di aver capito. You say something. Ok, cosa possiamo dire Angela? Hoş geldiniz. Metin dedim ilk önce. Ah, Daha sonra hoş geldiniz. I turisti italiani sono i migliori, facciamo dire. geldiniz. Ok, can you say the Italian tourists are the best? Yes. Sen şimdi abi uzağa git. Tamam. Nasıl yapalım onu? Şimdi bir şey söyledi ya. Ben Una frase semplice. Però si devono allontanare, vedo. E alla base della comunicazione c'è la distanza. Sta pensando. No, è andato via. Ok. Ok, la distanza è buona, ci piace. Lui sta aspettando,
questa è lunga, eh. Ses rüzgar çeviriyiz rüzgar. Because of wind, I think. Difficult. Yeah. The horse is not good. Perché Ok. c'è il vento. Incredibile, incredibile. Dipende di va bene così. Tu hai fatto fare una frase troppo difficile. Dici che è quello? Ok? Now you say something, for example, goodbye, Will I say bye? or take your hand ok. like this. Ok. Ok. like- You say I say. Cosa dico Angela? To say hello with a hand. hands up. Esatto. Az bekle. El sağlam oğlum, el sağlam. Io non sto capendo niente. Tu riprendi Angela. il signore, lui glielo dice Ah. e quello lo fa. Questo non va. Si è rotto, il signore si è rotto. Ok, ce l'ho allora. Hai capito? El sağlam. Guarda. Ok. Arabanın yanına Non geçti. funziona perché c'è vento, eh. Dici che è un problema di vento? Sì, comunicazione. Per quello che hanno inventato i telefoni alla fine, cioè. Paolo. Evet. Seninki? Angela. Angela. Qui ci spiegano l'importanza di avere dei buoni denti. Non ci avevo mai pensato sinceramente, ma se manca qualche dente, fischiare diventa difficile. I suoni cambiano e non è semplice comunicare. I signori hanno la dentiera e fischiare è ancora più complesso. Hello English. In English. Hello. Ok. Quindi è Every language. è una lingua che si impara col suono. It's the sound. Reproduce the sound, Sound. Yeah. not the meaning. Me very bad. Çok iyi değilim diyor ya. No, zero. Welcome. Very good. Yes. Facciamo dire qualcosa, dai, in italiano. Ciao. Ciao. Inter. Ciao. Ciao. Ah, internet. Inter. Milano. Inter Milano, Inter. Ah. Milano. 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 Yarın maç var. Eccolo. Era meglio ciao. Ecco. Inter Milano. Milano. Ok, e adesso dall'altra parte qualcuno dice forza Juve dall'altro lato perché. Yalnız kelimeyi mesela bütün komple birleştirip demezsin mesela. Bölerek de gidebilirsin. Şöyle yap bak. E ciao. 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 Just one sound. Ciao. Biz de yapalım. Two. Bir defa. Very good. It's better, huh? Un altro. Şampiyon Inter Milano. Champion. Very good. You understand? Inter. Very good. You can understand now. Yes. The first World War, Russian attacks here, and the people communications strictly. For example, this month, the other month, Russian comings, and be careful like this. Yes. But now he has to teach children not to lose. Yes, diyor ki çocuklara öğretin kaybolmasın diyor. Öğreniyorlar. Questa è una bellissima notizia. Insegnano la lingua degli uccelli ai bambini quando inizia la scuola ogni anno a settembre. Vogliono evitare che questa lingua scompaia per sempre. Speriamo davvero che ce la facciano. Momento del chai, chiaramente tutti insieme a tutto il villaggio. È arrivato anche il sindaco. Facciamo una foto tutti insieme. Guarda che bello. Stiamo salutando tutti al paesino, tutti carinissimi veramente. Quando ho detto ad Hakan che sono molto carini in questo paese mi ha detto in tutta la Turchia sono carini. In effetti ha ragione. Teşekkür.
Ci sta salutando. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Yine bekleriz de, yine bekleriz. Come again. Ok. Che cosa è successo? Ragazzi, Che cosa è successo? allora, noi abbiamo detto, non abbiamo scoperto perché qualcuno ci ha segnalato questa cosa che l'aveva visto su internet, su YouTube. Allora noi ci siamo guardati un po' di video, ma venire a vederlo è ancora più bello perché le persone sono fantastiche. Cioè, tutti ci hanno accolto, ma di una dolcezza genuinità proprio pazzesca, no? Allora, magari uno può pensare, magari una cosa è diventata un po' famosa, magari uno si aspetta, vado lì, boh, chissà cosa trovo, non so, Una cosa turistica, mi mettono, mi vendono le cose, fischiettano apposta. E invece no, l'hanno fatto tutti genuinamente. C'è tutto il paese molto unito tra le persone, Sì. si ritrovano a bere il chai, a parlare, a chiacchierare, Sì. ma veramente genuino, cioè. Sì. E poi ci hanno accolto benissimo, cioè tutto il paese che si alzava, veniva, ci salutava, ci stringeva la mano, il sindaco è arrivato pure. È arrivato pure il sindaco, ragazzi, è arrivato anche il sindaco, si è seduto in mezzo alla tavolata. Alla tavolata, il sindaco non ha fischiato però. Il sindaco non fischia. Bello perché ci tengono veramente, Sì. no, a far vedere qual Sì. è le loro radici. La loro Perché fate conto cultura, che questo linguaggio degli uccelli Sì. si tramanda di generazione in generazione. Sì. E quindi sono diversi anni, no, che si cerca anche di mantenere, no, nel tempo, soprattutto dopo l'avvento, no, dei cellulari, che chiaramente, come ci ha detto, anche rendono il tutto più difficile. Sì. E invece loro ci tengono tantissimo e dicono appunto che prossimamente anche a scuola si insegnerà Sì. questo linguaggio che adesso è patrimonio dell'UNESCO. E adesso in tutto ciò, ragazzi, siamo anche stati invitati a pranzo dalla famiglia di Hakan. Sì, Il fantastico. signore ci ha detto: mia moglie ha cucinato qualcosa, venite a mangiare. Così, oggi è una giornata proprio di quelle che ti Ma scaldano anche lui il cuore. e anche il padre Il padre è fantastico, il padre è fantastico. Comunque ci hanno detto, ragazzi, che il problema principale sono i denti, no? Qual è il problema? Sono i denti. Siccome la maggior parte dei giovani poi se ne vanno da questo piccolo villaggio, stanno andando verso le città, rimangono le persone più anziane. Ci hanno detto che con la dentiera è difficile. D'altronde bisogna avere i denti tutti in ordine per fare sani e farsi per fare capire, i suoni farsi giusti. capire, sì. Bello, Comunque credo bello. che abbiamo toccato il fondo quando ha fischiettato Inter Milan. Madonna. Vabbè. Quest'anno va così, va così. Cari amici interisti, siete famosi. Avete pure la fischiettata. Pure la fischiettata, cioè adesso nei commenti voglio un cuore biagino, ragazzi, perché il cuore biagino ci vuole oggi. Per così, è stata una di quelle giornate, di quelle, quelle assurde. Si chiacchiera, caffè turco. No, stanno comunicando da una parte all'altra. Rispondono! Bellissimo! Di che stanno parlando? Angela güle güle ya da Angela ciao. Ciao. Tamam. Ok. Attenzione. Burası. Angela güle güle ya da Very Ciao. good, Ciao. very good. Tamam. C'è una tecnica diversa. This technique. Böyle. Hai capito che roba? No. Very bad. No. Ok. Ciao! Angela, ciao! Osciaka! Ciao mamma mia! Che bello, mamma mia! Famiglia simpaticissima. Abbiamo salutato tutti e adesso andiamo a mangiarci il pide, addirittura la pizza turca. Comunque, senza saperlo, ragazzi, il caso ha voluto che noi trovassimo una famiglia di fischiatori. Sì, anche la signora originale. era bravissima. La signora, il padre si stavano fischiando tra di loro. Incredibile. Io non so Signore come... qua, vedi, lasciamo mi sa il papà ecco di qua. Hakan, rimane qua. Salutiamo. Teşekkür. Hadi güle güle. Kendinize bak. Bye bye.
Ragazzi, in questi momenti ci rendiamo ancora più conto di quanto siamo fortunati a fare video, perché rimane tutto, no? In genere queste cose le vivi ma magari non rimane traccia, ricordo, al massimo una foto, invece facendo il video rimane tutto. Cioè questa esperienza a Kushkoi è stata fantastica. Poi abbiamo avuto proprio la fortuna di incontrare questo ragazzo per caso e il caso ci ha portato qui. Cioè in viaggio succedono queste cose che sono meravigliose davvero, cioè questi incastri così di cui non ti aspettavi neanche, no? Noi volevamo venire in questo villaggio ma non sapevamo cosa sarebbe successo, perché da soli, senza conoscere nessuno e con nessuno che parla inglese sarebbe stato molto più complicato, no? Sì, vabbè, in qualche modo avremmo fatto, sì, però vabbè, adesso è stata un'altra cosa. Sì, poi lui ci ha spiegato tante cose, traduceva, quindi è stato molto bello. Poi una famiglia fantastica, la signora che fischiava nel mio cuore, fantastica, la signora ha fischiato il mio nome. A un certo punto eravamo tutti insieme, eravamo 5-6, sì. C'era anche la sorella, lo zio, la zia, tutti quanti. Sì, un sacco di gente, videochiamata. Videochiamata dalla Germania. Sì, è bellissimo, molto bello. Siamo arrivati al posto del Pide. Grande a Cannes. Sono arrivate le pizze tipiche qui di Gorele, vedete qua noi le abbiamo prese come verdure, un pezzo di burro, gigantesco sopra, cantosa, profumo buonissimo, si mangia. Si comincia. C'è anche una bella insalatona di accompagnamento con i pomodori, peperoni, tutto quanto. Buona, formaggiosissima, vero? Attenzione perché abbiamo mangiato la 10ª pide più buona di tutta la Turchia. Eccola qua, eccola qua. Tutte le altre sono a Trabzon, Rize, Istanbul e ovviamente eccoci qua, qui sotto. Attenzione, siamo finiti. Guarda qua. Direttamente nella cucina. Very good. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Atıyoruz. Çok güzel. Çekiyoruz. Grande. Çekiyoruz. Çok güzel. Very good. Tamam, ok. Teşekkür. Tamam, teşekkür. Fantastico. Ah, il canale, sì, sì, sì. Beyond the Trip. Sen bak anladın mı? E adesso è il momento del gelato alla liquirizia che si fa soltanto qui a Gorele. Il signore, ne volevamo solo uno in due, ma in realtà non è stato possibile. È buonissimo. Sì? Bello denso. Non sa proprio tantissimo di liquirizia, però è cremosissimo, buono buono. È un'altra consistenza totalmente. Il signore, ottima idea, ci ha dato una fragola fresca da buttare dentro. Ottima idea, dopo ci sta a pennello. Vedi signore? Perfetto. Ciao cos'è? Beautiful, eh? La foto. I send you the photo on WhatsApp. Ok, amazing. Abbiamo salutato a Cannes che doveva scappare. Non ho più parole, devo dire cosa è successo oggi. E niente, siamo salutati con questo gelato buonissimo. Adesso guardate ragazzi, dov'è che fanno questo gelato? C'è il signore qua che ci farà vedere, adesso vediamo un po' se ci fa vedere. E dentro questo bidone, ice cream? Ice cream. Ah, guarda che bello, guarda che bello. Secondo no? Vado? Vado? L'ho fatto. Vedete che è un po' appiccicosino. Ah, vedi che bello. Very nice. Very nice. Buonissimo, eh? È un mix tra il gelato che conosciamo noi e un gelato turco, quello un po' più tipo appiccicoso che abbiamo visto in altre parti della Turchia. È un mix tra i due e secondo me è molto buono in effetti. Teşekkür. Eh? Like? Very good. Very good. This. Tell you. This Turkey. India, Georgia, Guatemala, Italy.
Tamam. Same. Tamam. Okay. Güzel. Good. Okay, bye. Bunlar bende. Milano. Italy, Milano, yes. Milano. Şeyler senden değil. Ah? Benedict, no, Milano. Milano. Okay. Milano. Inter Milan. Champion. Oh, Derby. Final. Istanbul. Okay, Istanbul, yes. okay. Io volevo soltanto fare la clip della scritta, ma poi ho visto il signore che porta i bambini sul suo trenino. Merhaba! Siamo già ripartiti, ma ci siamo già fermati un attimo, facciamo una piccola sosta a Tirebolu. Questo è il castello e dietro di noi c'è questo scorcio sul porticciolo, molto carino, molto carino. Sì, allora il nostro viaggio continua qui sulla costa del Mar Nero, quindi noi proseguiamo in questa direzione per un pezzo prima di cambiare di nuovo. Stiamo un po' scrivendo i piani di questo viaggio. Continuano le sorprese, continuano le avventure, continua questo viaggio assurdo che ci sta portando a fare esperienze e vedere posti che mai ci saremmo veramente immaginati. Quindi noi ci vediamo alla prossima avventura, al prossimo video, tutti i video lunedì, mercoledì, venerdì, ore 13 in premiere. Iniziate la preghiera intanto nel frattempo. E iscrivetevi anche al canale. Ci vediamo alla prossima. Ciao belli ragazzi, alla prossima. Ciao.